Nelle puntate precedenti, io e il mio amico John decidiamo di andare in treno fino in Cina. Il viaggio parte da Torino, passa per la romantica Venezia, l'elegante Vienna, la magica Praga e la Varsavia di Chopin. Un treno dove accade di tutto ci porta fino a Mosca, in attesa di percorrere la ferrovia più lunga del mondo, la Transiberiana. Il primo problema serio che si ha in Russia è che usano un alfabeto diverso dal nostro, quindi è un po' complesso trovare i nomi dei posti che ti interessano. Ma siccome io sono furbissimo, prima di partire ho imparato a leggere il cirillico. Non è difficile come sembra. Alcuni simboli ricordano l'alfabeto greco, alcuni sono del tutto nuovi, ma molte lettere sono uguali alle nostre, solo che si leggono diverse. Ad esempio la P è una R, la H una N e la C una S, il che produce scene esilaranti a qualunque biglietteria. A te non scappa. Comunque, grazie a questa sapienza linguistica, capiamo subito che nella metro dobbiamo scendere a Plashat Revolucji per riemergere nei pressi di una delle piazze più belle del mondo, la Piazza Rossa. Uno di quei posti in grado di farti sentire piccolo 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 e dove ad ogni angolo c'è qualcosa di bello, a cominciare dalla cattedrale di San Basilio, così bella che sembra uscita da un'allucinazione. Oppure il Museo di Storia Nazionale e soprattutto le torri rosse del Cremlino, cuore pulsante di Mosca e della Russia intera, è un tempo simbolo mondiale del comunismo, che ormai non esiste nemmeno più qui. La prova di questo è esattamente di fronte al Cremlino e si chiama GUM. Nell'edificio più grande della Piazza Rossa c'è un centro commerciale gigantesco. Ci sarà Lenin che si starà rivoltando nella tomba. Potrà non sembrarvi vero, ma il padre del bolscevismo riposa esattamente di fronte a questo moderno santuario del capitale. Praticamente nel mausoleo di Lenin non è che c'è la tomba di Lenin, c'è proprio il corpo, è mummificato, è stato imbalsamato e tutta questa gente fa la coda per vederlo. Il fascino della Piazza Rossa raddoppia con le luci della notte, dove per un attimo abbiamo l'impressione di essere sotto le feste natalizie. Perché vedi, John, da quando non c'è più il comunismo è sempre Natale tutti i giorni qua. Devono recuperare tutti i Natali che non hanno festeggiato quando c'era la dittatura. Sta piazza è veramente meravigliosa, ci starei delle ore. Mosca, tuttavia, non è solo Piazza Rossa. Si può passare il tempo a guardare gli edifici che si affacciano sulla Moscova, oppure i colossi di cemento costruiti da Stalin, o ancora girare per via Arbat, tra artisti di strada e negozi di souvenir con la faccia di Putin ovunque. Ma ciò che è più interessante è il Cremlino. Qua dentro ci sono alcune cose che non vi potete perdere, come il cambio della guardia. Perché va detto che i russi sono proprio fissati con tutto ciò che gira intorno all'esercito e alla guerra. Infatti, un'altra cosa da vedere al Cremlino è lo show del sabato a mezzogiorno. Allora, ogni sabato a mezzogiorno al Cremlino dovrebbe esserci una cerimonia solenne di militari, cos'è? Militari, cavalleria, esercito, quelle robe che piacciono ai russi, insomma. Puntualissimi e circondati dalla folla arrivano la fanteria e la cavalleria, che si esibiscono in uno spettacolo militare impressionante nella sua precisione e coordinazione, a volte sincrona, a volte a effetto domino, stanno facendo i balli di gruppo. per finire poi con l'inchino di rito e lasciare spazio ai cavalli. Ecco, una cosa che nessuno dice perché toglierebbe enfasi a questo momento di glorificazione nazionale è che i cavalli sono un tantino meno eleganti dei soldati. Questa È la parte meno poetica della cerimonia. è natura. I cavalli non conoscono protocolli. Ai russi in generale piace un sacco fare le cose in grande e questa cosa, c'è da dire, ogni tanto gli è anche sfuggita di mano. Questo è lo zar dei cannoni, il cannone più grande del mondo che spara palle da 89 centimetri. Ma non ha mai sparato un colpo. Questa è la zarina delle campane, la campana più grande del mondo, pesa 202 tonnellate. Ma non ha mai suonato un colpo. Le dimensioni, in questo caso, non contano, tant'è che nella bellissima piazza delle cattedrali del Cremlino ci sono 4 chiese minuscole che sono però dei veri gioielli. Ognuna ha una funzione specifica. Il Duomo dell'Annunciazione, per esempio, era in pratica la chiesa privata degli zar. Di fronte si trova il Duomo dell'Arcangelo Michele, che invece veniva usato come necropoli degli zar, il che significa che all'interno ci sono le tombe di oltre 4 secoli di sovrani russi.
C'è poi il Duomo della Deposizione della Veste e infine il Duomo dell'Assunzione, che è la chiesa più importante di tutta la Russia e viene dedicata alle cerimonie più importanti, a cominciare dall'incoronazione degli zar. Tutto questo si può vedere sempre a Mosca, ma la nostra visita capita in un momento storico del tutto particolare che ci permette di assistere a qualcosa di unico. Praticamente sono in corso dei festeggiamenti per il 70° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. È una cosa particolare perché da noi non si vedono queste cose, noi l'abbiamo persa. In questo contesto, di sera, la facciata del maneggio viene usata per una proiezione che alterna contenuti artistici a vera e propria propaganda militare e nazionale. Si passa poi in rassegna la storia della Russia, con particolare attenzione al giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e alla conquista dello spazio. Alla fine di tutto, lo speaker pronuncia sempre la stessa parola, con l'inconfondibile accento russo. Si potrebbe in effetti definirla la classica americanata, anche se usare questa parola a Mosca fa sempre un certo effetto. Sono di un nazionalismo incredibile. Alle foto del presidente da tutte le parti. Perché loro creano quest'icona dello Stato che di fatto ti assorbe, ma sono convincenti. A me viene voglia di essere russo da una giornata che sono qua. C'è da dire che nel raccontare la storia sono stati un po' selettivi, che raccontano solo le cose belle. La grande madre Russia era comunque tutta da scoprire, così riprendiamo la metro, che tra parentesi è una delle più profonde al mondo. Oh, ma è impressionante quando siamo stati giù. Faremo 100 metri di profondità. E scendiamo alla fermata Komsomolskaya, che corrisponde a 2 stazioni ferroviarie. Usciti dalla stazione della metro ci sono 2 stazioni ferroviarie, una che è quella là, è la Leningradskaya, e questa è la Yaroslavskaya, se non sbaglio. La Transiberiana, quella vera, parte da Yaroslavsky. Sul tabellone delle partenze leggiamo per la prima volta Pechino e volendo ci potremmo anche arrivare semplicemente restando a bordo del treno 020, ma è più divertente spezzare il viaggio. Poco tempo dopo il tabellone segnala finalmente il binario. Il momento è storico. Binario 1. Si va. Numero 1. Transiberiana questa, Quella vera. Quella vera, originale. La responsabile di carrozza, in russo Provodnitsa, controlla passaporti e biglietti con una torcia. Saliamo sul treno 020 in piena notte e al mattino scendiamo alla stazione di Krasnoyarsk. Scusa, ma che data fa il tuo orologio? Fai il 18. Anche il mio fa il 18 agosto, ma non siamo partiti che era il 15? Ah, dimenticavo un piccolo dettaglio. Da Mosca a Krasnoyarsk ci vanno 3 giorni di treno. Lungo la tratta Mosca-Krasnoyarsk ci sarebbero in effetti altre città interessanti dove spezzare il viaggio, come Kazan, Yekaterinburg e Novosibirsk, ma in un viaggio in treno da Torino a Pechino volevamo sperimentare una tratta in treno davvero lunga e conoscere da vicino la vita dei russi sulla ferrovia più lunga del mondo. Tornando a Mosca, per sicurezza facciamo un po' di spesa prima di salire sul treno. I biscotti per la colazione. La pasta, questa è la cena di domani. A me sta cosa fa paura comunque. È cancerogena, ma non preoccuparti. Tra l'altro vorrei farti notare quanto siamo ridicoli a girare in degli scaffali dove non possiamo stare girati di lato. Sempre Tetris. L'impatto col treno non è dei più incoraggianti. Saranno 3 giorni molto lunghi, io penso. Di docce ne hai viste? No, di docce non se ne parla neanche. Acqua potabile l'hai vista? Acqua potabile non se ne parla. Però il cuscino è comodo. Cuscino e tantissima roba, devo essere completamente sincero con te, Giovanni. Le tendine anche non sono male. Hai visto? Le tendine non sono. Questo è il nostro bagno di seconda classe transiberiano. Cioè, guardate, il pedale. Cosa strana è il lavandino. Non si apre con questi, bensì si funziona solo schiacciando questo tasto. Ma al di là di questo, analizziamo nel dettaglio gli aspetti di un viaggio di 3 giorni in treno. Numero 1. I compagni di viaggio. Per prima cosa mi trovo accanto un piccolo angioletto russo che dorme come nelle favole. Si chiama Veronica. Здравствуйте, Veronica. È timida, non ci saluta. Non fa bene, non bisogna dare confidenza agli sconosciuti, giusto? Però tanto il biscottino se ne prende. Il biscottino ne prende. Ma la dolcezza di Veronica dura solamente fino a Kirov, dove viene rimpiazzata da Sergei.
Sergei, da buon russo puro sangue, per prima cosa cerca di fare amicizia offrendoci la vodka, dopodiché ci offre della pizza e infine persino un dolce. In tutto questo, per quanto possibile, scambiamo qualche parola. Molto complicato comunicare in Russia perché non parlano generalmente inglese. Я не говорю русский. Però con quel poco di russo che sono riuscito a imparare, stiamo scambiando idee sul fatto che la guerra è una cosa brutta, vaina placa, giusto? E che Torino è una grande città. Torino Bolshoi Gorod. E soprattutto, una cosa molto molto importante, visto che prima ci ho offerto la vodka e la pizza, bisogna seguire l'ordine preciso che in Russia è: prima si beve e poi si mangia qualcosina. Quindi sначала vypit, a potom zakусить, che vuol dire mangiare qualcosina. Non è jest è mangiare tanto. Zakусить, uno spuntino. Lo spuntino. Sначала vypit, a potom zakусить. Quindi ho imparato qualcosa di russo. John, stai dormendo tu? No. Ciao John. Ciao. Alla stazione di Barabinsk, Sergei lascia il posto ad Alexander, uomo decisamente di poche parole. Veniamo al secondo aspetto, il cibo. I veri russi, per risparmiare, si portano qualunque tipo di cibo da casa, il che significa che da ogni scompartimento escono odori diversi. Per quel che c'è possibile, anche noi seguiamo la stessa filosofia. Ditemi cosa volete. Un viaggio senza scatolette. Non è un viaggio. Un viaggio. Un'altra alternativa è sfruttare le lunghe fermate alle stazioni. Il treno praticamente ogni stazione si ferma un quarto d'ora, 20 minuti, quindi c'è tutto il tempo di scendere, guardarsi la stazione, i binari. Il fatto è che se il cibo è sempre questo, facciamo la dieta. Datti un po' di pane. Ti vedo in effetti un po' rilassato. Ma in effetti il massimo a cui si può aspirare da questo punto di vista sono le zuppe istantanee. Funzionano più o meno così. Metto tutto quanto dentro il contenitore, nel frattempo Stefano beve un po' di vodka, che male non fa male. Sначала vypit, a potom zakусить. Voilà. Qui ti trovano. All'interno ci sono 3 bustine di roba riutilizzata. Questo è la carne, l'arrostino. L'ha fatto la nonna 2 giorni fa. Perfetto, madonna. Queste sono le spezie, il prezzemolo, le erbette. E quella è una roba che dà gusto. Курица, индейка. Ah, ok. Curse Индейка. Ah, ok. Sono 2 tipi diversi di carne. Una volta aperte tutte le bustine, giù di acqua bollente per 5 minuti. Questo è il distributore dell'acqua calda che è al fondo di ogni vagone. Deve arrivare più o meno a un paio di centimetri dal bordo. Fermalo. Così. Fermo così. Torniamo nel nostro scompartimento e dobbiamo aspettare 5 minuti. Dopodiché il pranzo è servito. Nel frattempo la capotreno ha spento le luci perché alle 9 si va tutti a nanna. Ma la mia zuppa è pronta, io me la mangio lo stesso, a me che me ne frega a me. In ultima analisi, giusto per provarlo, il vagone ristorante. Basta zuppe mi hanno rotto. A me le zuppine piacciono un sacco. Punto 3. Ma che cosa si fa per 3 giorni di fila su un treno? Il panorama, c'è da dire, non aiuta molto, è piuttosto ripetitivo. In sintesi, come me la descriveresti la Transiberiana vista dal finestrino? Prima ci sono gli scambi e poi betule Poi? e poi c'è la stazione. Dopo la stazione? E allora ogni tanto si disegna, spesso e volentieri si dorme, oppure ancora si scrive il diario, si studia russo. Я не понимаю русский. Non capisco niente. Perfetto. Si leggono libri veri e libri finti. Io voglio una cosa con le pagine, voglio. Perché sono un uomo vintage io. Si sgranocchiano cracker e si ascolta un po' di musica. E non ci lasceremo mai. Un po'? Grazie. Si fa ginnastica. Non fa male. Non fa male. Si cerca in tutti i modi una posizione plastica, Comodo. Sì. ma proprio in tutti i modi. Perché fai tutto questo? Sono stufo. Ma soprattutto ci si gode lo scorrere del tempo, perché in un viaggio di 3 giorni in treno il tempo si dilata, l'esistenza rallenta e ogni cosa, a partire dai gesti più banali, prende il sapore più dolce, quello della vita.
Una vita che parte dal battito del cuore del gigante di ferro che, seguendo le rotaie, lentamente dall'Europa entra in Asia. Il passaggio sopra un enorme fiume segna l'arrivo a Perm, ultima città europea del nostro viaggio. Questa è la stazione di Perm, che oltre ad essere la città alla base dei Monti Urali è famosa per 2 motivi. Primo, perché è la prima città d'Europa, e da poi in avanti sarà Asia. E secondo, perché di tutta la Russia, di tutta la Siberia, eccetera eccetera, a Perm c'è l'unico gulag che è visitabile. Una volta entrati in Asia, le stazioni passano una dopo l'altra. Prima Omsk, poi Barabinsk, poi Novosibirsk. La fine di questa infinita tratta è sempre più vicina. Mancano 10 minuti. Arriviamo quindi a Krasnoyarsk, una delle città più grandi della Siberia, e come gran parte delle altre città siberiane, Krasnoyarsk è davvero brutta, ma brutta forte. Le cose più belle da vedere sono una chiesa circondata da cavi elettrici, qualche casa diroccata e una piazza a dir poco anonima, eppure qui ci aspettavano le emozioni più grandi del viaggio, a cominciare da questo artista di strada. Il suono della sua fisarmonica mi è entrato nel cuore come una lama calda entrerebbe nel burro, e come la sua musica, i cori di una messa ortodossa dove ci siamo trovati per puro caso. È difficile spiegare quanto questi piccoli episodi abbiano significato così tanto. Fatto sta che la città più brutta del nostro viaggio ci ha messo di fronte a un'importante lezione di vita. No, la cosa bella secondo me è che anche in una giornata come oggi, che obiettivamente non è stata una giornata entusiasmante, in una città che obiettivamente fa schifo, abbiamo comunque vissuto forse il momento più emozionante Del viaggio. di tutta la nostra Vedi, vita. c'è del bello in ogni cosa, ricordate? Bisogna solo cercarlo, andare a trovarlo. Le apparenze ingannano, tutti lo sanno, ma nessuno ci dà mai tutto questo peso, e noi il giorno dopo avremmo pagato il dazio di questa nostra superficialità, perché dovete sapere che Krasnoyarsk è sì brutta, ma sorge ai margini di un bellissimo parco naturale, Stolbi. E cosa c'è di meglio che una passeggiata nei boschi per ritrovare pace dopo giorni di treno? L'indomani l'aria leggiadra soffiava tra le schiere di betulle, gli uccelli cantavano e nel mezzo del cammin di nostra vita verso Pechino il nostro Virgilio, guida spirituale nella fitta foresta siberiana, si chiamava Viktor. Oggi abbiamo deciso di farci un giretto nel bosco. Questa è la nostra guida. Как его зовут? Viktor? Viktor. Parla un po' russo, little bit English e un bisschen Deutsch. Quindi ci capiamo mischiando 3 lingue insieme. È un insegnante di storia. Ha fatto il militare nell'Armata Rossa negli anni 80 sul lago Baikal. Guidava i carri armati. Era il comandante dei carri armati dell'Armata Rossa nel lago Baikal. Name? Viktor. Vi prego di osservarlo attentamente. Uomo sulla cinquantina, vestito come Fantozzi, col fiatone dopo 100 metri di camminata, francamente sovrappeso. Siamo sinceri, che cosa ti aspetti da uno così? Viktor ci propone di camminare con lui su questa roccia per vedere il panorama. Ovviamente accettiamo, cioè se ci va un insegnante di storia col fiatone, la pancetta e le scarpe lisce, che cosa vuoi che sia? Let's go. When you want. Let's go è una parola. Beh, io una cosa l'ho capita. Minchia, scoiattolo. Mai fidarsi di uno che ha guidato carro armati in Siberia. Viktor cala la maschera e si rivela per ciò che è veramente, ovvero un misto tra uno scoiattolo, un uomo d'acciaio e Max Casacci dei Subsonica. Si arrampica sulla montagna senza esitazioni, nonostante la cosa, in certi punti, assumesse un aspetto piuttosto pericoloso, prima ancora che complicato. E che ci vuoi? Ci troviamo di fatto in mezzo a un'arrampicata a mano libera dove, credetemi, più volte ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: Quest'uomo è un pazzo. ma Viktor non molla, vuole portarci su a tutti i costi. Very nice. It's difficult. I go here with 25 children. Children? Intorno a noi in effetti la gioventù siberiana sembra affrontare con una certa disinvoltura la salita. Cioè io e te ci stiamo cagando addosso con delle scarpe aderenti e loro scalzi, cioè proprio derisi, Femminuccio. presi a pesci in faccia. Falle vedere. Ma cazzo è possibile? Ragazzine.
Miracolosamente arriviamo in cima e Victor ci sculaccia 3 volte secondo una tipica usanza di queste parti, o forse solo perché ai suoi occhi eravamo delle mezze seghe, difficile saperlo con certezza. C'è da dire che la vista da lassù era davvero speciale, sembrava quasi di avere tutta la foresta siberiana nel palmo di una mano, ma questa gioia era destinata a durare poco perché una volta in cima il problema era ovviamente scendere. Ma Victor, da bravo scoiattolo, ci guidava passo passo anche nei passaggi più improbabili. Fin quando finalmente torniamo tra le betulle a vedere gli scoiattoli veri e tornare a respirare la pace del bosco. Sarà che poco prima temevamo di diventare cibo per roditori, ma era davvero una bella sensazione, credetemi. L'indomani era ora di lasciare Krasnojarsk. Ci rendiamo conto che qui alcune macchine hanno il volante a destra e altre a sinistra. La Siberia ci insegna che non importa che tu abbia il volante a destra o a sinistra, l'importante è la strada, Johnny, la strada. Tutto dipende dalla marca e dal paese di produzione, ma a noi non interessa, a noi interessano i treni e in particolare il prossimo. Destinazione Lago Baikal. Il treno per Irkutsk, però, sul tabellone è segnato 4 ore prima del nostro arrivo. Cioè, ma mi dai un buon motivo perché se il treno alle 9 dobbiamo vedere in stazione a Luna? L'abbiamo perso! John, è l'ora di Mosca. Noi siamo 4 ore avanti, siamo a Sì, perché dovete sapere che siccome la Russia è immensa e cambia 6 fusi orari al suo interno, i treni vengono sempre riportati in base all'ora di Mosca. Il nostro treno non è quindi alle 9:44, ma alle 13:44. Siamo in orario. Dopo il solito controllo della Provodnitsa, che in questo caso è una ragazzina delle sembianze di un tenero cricetino, saliamo sul treno e ci rendiamo conto che per prima cosa gli scompartimenti sono minuscoli. È ancora più stretta dell'altra questa, John. La prossima avremo pancali di legno. E che il passaggio tra un vagone e l'altro impone una certa attenzione su dove mettere i piedi, ma questa non era l'insidia peggiore che ci attendeva. Mentre riprendevo questo fiume, un personaggio incredibile stava entrando nelle nostre vite. Che cosa dici? Larissa. Larissa aveva una peculiarità. Si ostinava a non capire che nessuno dei due sapeva una sola parola di russo. E parlava. Байкал большой. Вот она вода. А как ты вот здесь, получается, вы сюда приедете, а вот здесь Анкор. А как ты туда доберешься? Bus. Barro. Пухта. Что такое пухта? Знаешь, что пухта? Пухта, что такое? D'un tratto però sparisce nel nulla, così io e John iniziamo a giocare a scacchi. Una la vinco io, Caccomatto! quella dopo la vince lui e ovviamente ci vuole la bella, ma la nostra sfida non era destinata a terminare perché sul più bello arriva Larissa e per nostra sfortuna dopo un bel pieno d'alcol al vagone ristorante. Тут-то я уже поняла, о чем ты мне сказал. Я понял. А почему ты не хочешь ее обеспечивать? Он мне объяснил, что он не собирается обеспечивать женщину. Ma è inutile che parli in russo perché tanto Andrea non capisce una mazza, io meno di quello. Про финансы. Про финансы. У вас финансы, это дело такое. C'è la finanza. Quello che vedrete è una sintesi di oltre 2 ore di conversazione incomprensibile che ho voluto far tradurre al mio ritorno, ma vi assicuro che in quel momento nessuno sapeva che cosa ci stavamo dicendo. Io fidanzato, ma non sposato. Fidanzato. У вас нету такого, как у нас у русских. У нас ragazza russa. у нас у русских Сибирь. Это мужчина, вот ты. Он обязан обеспечивать женщину. У вас не так. У вас не так. Sono У magre. вас не так. Oh, va, che tac. No, lui è un bel ragazzo. Да. У вас не так. У вас вы не будете обеспечивать. Sono belle. Да, и я сразу сказала, я бы замуж за... All'improvviso spunta il cricetino. John cerca aiuto disperatamente. She is speaking a lot, and so we need an help. SOS. Qua non capisce un cazzo nessuno. Stiamo parlando di cosa stiamo parlando? Allora c'è sta donna che ci sta tormentando da un'ora, adesso abbiamo chiesto aiuto alla capotreno. She's Provodnitsa. Non te ne andare, no, stai, non te ne andare, perché non ci abbandonare, ma ne vai star via. Ha detto sei uno stronzo, ma penso che Sina Stranzi vuol dire che sei uno straniero. Sono straniero.
Иностранцы. Здравствуйте, Италия. Здравствуйте. Привет, Италия, по телевизору мне покажешь. Saluta a casa, grazie. Смотри, я Cos'è тебя questa подарю, roba? тебе подарю. Ok, подарю. Ты нигде этого не Palazzo. увидишь. Видишь, это управление дорогой, где я Россия. работаю. Это управление дорогой, где? Здесь, Да. Восточная Сибирская, здесь открывается флешка. Ah, questa è una chiavetta USB. Да. USB. Да, Fantastico. только ты потом это удали, никому не показывай. Ma te non capisco cosa Come stai mai siamo dicendo. finiti la chiavetta USB? Non so, è una chiavetta USB. Come mai siamo finiti a questo argomento? Тебе никто не подарит такого подарка, как я подарила. Cosa faccio con Non lo questa cosa qua? sopporto più. Io Cosa ne io faccio? un'idea. Chiavetta USB? Да, Ma non ne ho bisogno. то есть здесь потом ты когда приедешь к себе в Италию, приедешь в Италию к себе, да? Ты же итальянец, правильно? Italiano, sì, Да, certo che sono italiano. итальянец. Sempre noi Porca siamo. puttana, Да, mezz'ora che да. ti dico Ты che sono приедешь, и ты italiano. возьмешь это удалить. Udalì. Dappertutto. Questa funziona Funziona dappertutto. Allora, Funziona. come porto? Где я работаю в управлении дороги? Где я работаю? Аэропорт. Да. Аэропорт. Не, Аэропорт. какой аэропорт? Железная дорога, какой? Но фарлы Вот мы сейчас инкаzzare, Джон. едем, вот сейчас едем, вот она дорога. Какой аэропорт? Non so Ah. cos'è. È questo. Железная дорога. Железная дорога. Che cazzo è una железная дорога? Вот ты сейчас едешь, вот это я, есть железная дорога. Hai capito, Giorgio? È una железная дорога. Che io non so che cazzo sia. Com'è? А здесь ты перевернешь, Синьора видишь, мия, чё написано я Восточно-Сибирская железная дорога. Сибирская, железная. Там моя семья записана, моя фамилия. Моя famiglia. Там. Là dentro c'erano davvero le foto della sua famiglia. Ad esempio, questa era la nipotina in uniforme militare. La guerra, in un modo o nell'altro, c'entra sempre con i russi. Fatto sta che, grazie al cielo, Larissa si addormenta. Spero che non si svegli. Ma dovrà svegliarsi prima o poi. E all'alba successiva scendiamo a Irkutsk, appena in tempo per prendere il pullman diretto all'isola di Olkhon, sul lago Baikal. Il pullman sfreccia sullo sterrato come se niente fosse, il paesaggio si fa sempre più desolato e poche ore dopo arriviamo al molo del traghetto per questa piccola isola sul lago più profondo del mondo, che da solo contiene 1/5 di tutta l'acqua dolce del mondo. È un lago che è grande come un mare. È un mare che è piccolo come un latte. Dopo 6 ore di traversata tra sterrati spaccaschiena e buchi di ogni forma possibile, il bus ci lascia nel cuore di Hujir, la città principale nell'isola di Olkhon. Ma dove siamo esattamente? Ma John adora le biciclette, quindi finge di non essersi pentito amaramente della scelta, fin quando finalmente ci riposiamo sulla riva del lago. C'è gente che ci fa il bagno e gente che sembra camminarci sopra, proprio come il treno quando arrivava a Venezia. Allora, momento di TV verità. Se i russi si fanno il bagno, almeno i piedi noi ce li possiamo mettere, no? Ma stai scherzando? Freddissimo. Hanno nuotato fino all'isola. Saranno 4 gradi. Oltre alla temperatura, l'acqua del lago Baikal è famosa per essere limpida, dolce e potabile. Visto che questa è acqua dolce e che gli abitanti di qua la bevono perché dicono che si può bere, io l'assaggio. Non sa di molto, è anche un pochettino aspra.
Però è dolce, cioè non è salata, è dolce. Seguendo strade faticose e dissestate, rientriamo a Khushir. C'è da dire che più passa il tempo, più questa città mi mette inquietudine. Sembra come abitata da fantasmi e spiriti maligni e in sincerità non vedo l'ora di andarmene. Persino il sole è oscurato. C'è da dire comunque che il lago Baikal non può lasciare indifferenti, è un posto di una forza e di una potenza non comuni. Un altro viaggio alla speranza di 6 ore ci riporta a Irkutsk. Irkutsk è davvero graziosa, ci piace questa città. Ha sicuramente un'aria molto più europea rispetto al resto della Russia, al punto che alcuni addirittura la paragonano a Parigi. Irkutsk è soprannominata la Parigi della Siberia. In effetti i lampioni ci assomigliano, però adesso addirittura metterci la Tour Eiffel finta mi sembra un po' esagerato. Io sinceramente non mi spingerei a tanto, comunque tanto per cambiare, anche qui si parla di guerra ovunque, questa storia dei 70 anni spunta davvero da ogni lato. Otechestvannaia Vaina significa guerra patriottica, non guerra mondiale. E in effetti dal punto di vista di un russo, la seconda guerra mondiale è stata una guerra di liberazione. Questa è la piazza di Irkutsk e ci sono decine di cartelloni con foto di veterani, solo di Irkutsk, e in tutte le città della Russia si sta celebrando questa cosa. Detto questo, era tempo di abbandonare la Russia. Il nostro percorso verso Pechino ci avrebbe quindi portato dalla stazione di Irkutsk a quella di Ulaanbaatar, capitale della Mongolia. Il treno in teoria passerebbe proprio sulle sponde del lago, ma il fumo degli incendi rende il panorama piuttosto nebbioso. Ma questo è il meno. Il viaggio dura circa 24 ore e io le ho passate tutte in questo stato. Questo è in assoluto il peggior viaggio in treno che abbia mai fatto in vita mia. È 12 ore che vomito e spruzzo anche dalla porta sul retro. Sono debilitato, sono a pezzi. Anche Johnny è una bella cena. Non ci siamo, fanciulli, non ci siamo. Qualcosa aveva preso possesso del nostro tubo digerente, ma non sapevamo che cosa. Forse le precarie condizioni igieniche di Khushir? O forse il caffè del mio ostello? Che schifo sto caffè. O forse ancora quel fugace assaggio di Baikal? Non lo sapremo mai. Maledetto lago Baikal. In tutto questo, davanti a noi c'era la frontiera tra Russia e Mongolia. Questa è la stazione di Naushki, è l'ultima stazione in territorio russo. Nella stazione dopo ci fermeremo più o meno 2 ore per fare il controllo dei passaporti, dopodiché sarà Mongolia. È un calvario, veramente, non ce la faccio più. Se sei su un treno, questo significa che per 4 ore stai fermo per controlli vari, il tutto ovviamente imprigionato a bordo del treno, con i bagni chiusi. E prima la tipa dei passaporti, e poi quello che perquisisce i bagagli, e quello che perquisisce lo scompartimento, e quello con il cane.
lanciando ogni tanto delle pietruzze nel cumulo. Chi deve fare lunghi viaggi lo fa sempre, perché porta fortuna. Il mondo spirituale di un paese come la Mongolia è ovviamente molto profondo e si divide tra l'antica tradizione sciamanica e il buddismo. Queste sono delle stupa buddiste che sono messe completamente nel nulla, non c'è assolutamente niente intorno, non c'è una città, non c'è un villaggio, niente, dove la gente può venire a meditare. Dopo questa anteprima di buddismo, raggiungiamo Karakorum, cuore pulsante del glorioso passato della Mongolia, in quanto ai tempi di Gengis Khan era la capitale del più grande impero della storia dell'umanità. Il museo racconta molto bene quel periodo storico, mostrando la progressiva estensione dell'impero in tutta l'Asia, oltre che al plastico della vecchia città, dove, pensate, mentre noi facevamo le crociate, qui era garantita la libertà di culto. Questa era la moschea, questa la chiesa cristiana e poi sparsi altri decine di templi taoisti e buddisti. In tema di religione, sulle rovine di Karakorum sorge uno storico monastero buddista che si chiama Arden-zu. Il perimetro di 108 stupa, numero sacro nel buddismo, contiene diversi templi, i principali in stile mongolo e cinese, al cui interno sorgono decine di statue, ovviamente di Buddha in tutte le sue forme, ma non solo. Tra le statue grandi del tempio, questa è l'unica che non è di Buddha, ma è del monaco tibetano che ha inventato, se per così dire, lo stile tibetano di buddismo, che è il Gelug, e che è quello che usano anche in Mongolia. Detto questo, è quindi ovvio trovare un tempio in stile tibetano, dove i giovani aspiranti monaci fanno questo movimento 1000 volte al giorno, nella speranza di poter un giorno leggere i testi sacri ai fedeli. Ok, in questo posto si siedono i monaci e qua si siedono i fedeli che ascoltano i monaci che leggono i libri sacri. La cosa particolare è che i libri sacri del buddismo sono scritti in sanscrito tibetano, che è una lingua che comprendono solamente i monaci, perché si studia solamente nelle scuole religiose. Per questo motivo i testi sacri vengono chiusi in questi mulini di preghiera che i fedeli fanno ruotare per simboleggiarne la lettura. Nella tenda dei monaci, posta accanto alla stupa d'oro, scopro qualcosa di inquietante, ma non è la svastica, perché quella in Asia è un simbolo di prosperità. Mi riferisco ad altro. Secondo il calendario asiatico, in uso in tempi mongoli, lui, vabbè, è la tigre di fuoco e io sono la vacca di legno. Una vacca di legno no, va bene tutto. Vabbè, ma peggio è andato il nostro amico Turu, che è un pollo d'acqua. Hello chicken. Ed è così che io, la tigre e il pollo ci rifugiamo nella nostra Ger, da sempre casa di tutti i veri mongoli, al punto che in tempi antichi persino Gengis Khan si spostava nell'impero così. Praticamente Gengis Khan si spostava su questa tenda trainata da 2 file di 10 buoi, anche se sulla moneta da 500 tugruk fanno vedere che possono essere un po' di più. Tu non vorresti una tenda trainata da 10 buoi? 50 di buoi che trainano. 200 buoi per andare al lavoro. Questa cosa di mettere le ruote alle tende la si ritrova nella versione mongola degli scacchi, che ha le stesse regole ma pedine diverse dalle nostre. I pedoni sono delle pecore piccole, la regina è una pecora gigante, il cavallo, l'alfiere, cammello, e la torre, appunto, una Ger con le ruote. Signori e signori, eccoci qui alla ormai classica sfida serale di scacchi mongolo. E la partita finisce a favore dell'Italia. Siamo 1-0 per l'Italia. Con gli scacchi alla sera ci si rilassa. Sotto shock, amici. La seconda partita è finita in 2 minuti, il tempo che io mi sono lavato i denti con la tecnica di bus modificata, cioè è stata una roba. Mi sono rilassato. Prima di rituffarsi nella splendida natura di questo paese, in direzione del Parco Nazionale Hustai, dove vive in libertà una particolare specie di cavalli, i cavalli taki. Il modo migliore per vederli è aspettarli vicino all'acqua, dove vengono a bere verso il tramonto. Ma ti sembrerebbero dei normali cavalli, cos'è che li rende così speciali? Sono gli unici cavalli selvatici del mondo. Tabu? Proprio bene. Posso fare un attimino quello che fai tu di solito? Proprio cazzo, dai. Sono cavalli. Alla fine sono cavalli, cioè se non ti dicono che sono selvatici sono cavalli. C'hanno i peli corti, ma vabbè. È vero, sembrano dei normali cavalli, ma guardare la loro libertà nella luce d'oro del tramonto è stato qualcosa di magico, perché in Mongolia e nella natura in generale non c'è niente di banale, ogni cosa è intrisa di meraviglia. I mongoli infatti vivono da sempre a stretto contatto con la natura e ne conoscono i più intimi segreti, e questo inevitabilmente fa di loro un popolo amorevole, sorridente e profondamente saggio. La cosa che mi piace di più dei mongoli è il loro rapporto con la natura. C'è una tradizione per cui le donne di casa, quando fanno il cibo, devono darne prima una cucchiaiata alla terra, come segno di rispetto per la natura. Oppure, per esempio, non vogliono dare i nomi alle montagne perché hanno paura che lo spirito della montagna si arrabbi.
Sono un popolo straordinario, avrebbero tanto da insegnarci. La saggezza dei nomadi e della natura, ovviamente, svanisce nella moderna e caotica Ulaanbaatar. Se posso dire, preferivo il traffico di capre. Sì, decisamente. Senti che bello. Ubi, come la chiamano loro, non ha molto da offrire se non ingorghi da record del mondo e periferie fatiscenti. C'è poi una piazza gigantesca dedicata, guarda caso, a Gengis Khan, di cui c'è ovviamente una statua. Ogni buona sposa che si rispetti fa la foto di rito con Gengis Khan, se no, il matrimonio è un disastro. Ma non si può passare dalla Mongolia senza vedere il monastero Ganden e in particolare il tempio in stile tibetano che accoglie al suo interno la statua di Buddha indoor più alta al mondo, pensate, 26 metri. Come ogni tempio buddista, anche questo è piuttosto piccolo e presenta i soliti mulini di preghiera girati distrattamente dai fedeli che fanno il giro della statua. Mentre incrocio lo sguardo pacifico del Buddha, penso che siamo ormai a un passo dalla meta, Pechino è sempre più vicina, ed è quindi obbligatorio un salutino alla statua del primo grande italiano che dall'Italia arrivò in Cina via terra. Respect Marco! Ciao! Domani andiamo a Pechino. Fatto questo, Ubi ci saluta con uno spettacolo di fuochi d'artificio che esalta la folla. E all'alba entrano in scena le grandi emozioni. Stazione di Ulaanbaatar. Sul binario 1 aspetta un treno verde che porta finalmente una scritta in ideogrammi cinesi. È il treno per Pechino, l'ultimo treno del nostro viaggio. La Cina è a una sola notte da qui. La ferrovia trasmongolica ci ricorda per un'ultima volta come la Mongolia sia la terra del silenzio e dell'immensità. La parte rocciosa del deserto del Gobi ci regala arcobaleni memorabili fin quando, alla stazione di Zaminudeh, arriva la frontiera cinese. Allora, siamo fermi al confine tra Mongolia e Cina. Queste botte veramente non ci possono dire. Io sto facendo una cosa seria, sto facendo dell'informazione, questi mi continuano a dare botte. Ma sti cinesi devono essere regolati subito. Comunque. Siamo al confine tra Mongolia e Cina e stiamo espletando le procedure di frontiera. Altra botta. Ma soprattutto stiamo cambiando le ruote al treno di nuovo, come era successo tra Polonia e Bielorussia. Ma qua sono molto meno delicati. Sono molto meno delicati, fanno un casino incredibile. Dopo questa formalità tecnica, il treno rimane fermo sui binari di Erlian, prima stazione in territorio cinese. Che bella che è la vita con la colonna sonora. Questo è uno dei luoghi dove nascono le storie d'amore. L'ultima frontiera è passata, siamo in Cina, manca davvero poco. Si potrebbe quasi dire che Pechino si avvicina. E dopo 30 ore di treno ne spari di cazzate. È un momento carico di emozioni che non sono raccontabili. Al mattino il treno passa accanto a montagne meravigliose e grandi opere architettoniche che ci confermano di essere passati da un paese di steppa e di nomadi a una superpotenza industriale. Presto spuntano i segni di una grande metropoli. Sembra incredibile, ma ci siamo. Da Torino siamo a Pechino. Dopo 21 giorni di viaggio, 12.000 km, Quante di ore? 176 ore di treno. 176 ore di treno. Siamo a Pechino. E piove. Ma il cielo è azzurro sopra Pechino. Il cielo è sempre più blu. John? A me è volato, non so dire. A Pechino ci accoglie la prima pioggia di un viaggio fin qui molto fortunato. Ciò nonostante ci lanciamo alla scoperta del cuore pulsante della città vecchia, ovvero la rete di Hutong, piccoli vicoli caratteristici dell'antica Cina, dove si trova un po' di tutto, persino delle lumache punk. Qui capiamo subito qual è il vero pericolo della città. Principale insidia di Pechino sono dei motorini elettrici silenziosissimi che ti spuntano da dietro, non li senti perché sono elettrici. Alla sera il nostro arrivo a Pechino viene celebrato da Jacopo e Antonio, due italiani che vivono qui e che gestiscono il blog Abicina, dove ci raccontano gli aspetti della pazzesca cultura cinese e che hanno sentito parlare del mio viaggio. E qua si mangia cucina cinese stretta. Questo che sembra un'insalata è tipo pancake fritto col cavolo, giusto? Ciao Bing!
È proprio il pancake saltato. Esatto. E quindi il cavolo è by side. Chobi. E poi spiedini di varissima natura. Sono come gli arrosticini abruzzesi. Questo cos'è? Lo spiedino di pecora. Il vero modo di mangiarlo è questo. Non si offendono. Sonia, se mangi con le bacchette dici che gli metti l'ansia. Io mangio con le bacchette, quindi non riesco. Questa battesimo del fuoco cinese, Arwoto, 56 gradi di bontà, felicità. Gambe, galla, gambe. Una lavanda gastrica praticamente. La lavanda gastrica! Tu sai? Mohammed, tell us something. Ciao ragazzi, io Mohammed sono egiziano e parlo un po' italiano. Mohammed. Tra una buffata e l'altra, Antonio ci svela un inquietante segreto che sta dietro la pioggia di questi giorni. Perché piove a Pechino dopo che ha fatto sereno tutto questo tempo e pioverà per tutto il tempo che stiamo qua? Antonio. Perché il governo è ladro. E poi praticamente dall'inizio delle Olimpiadi del 2008 il governo cinese, per affrontare il problema dell'inquinamento, ha deciso di trovare un modo per far piovere, quindi pulire l'aria, che si chiama cloud seeding. Consiste nel o sparare dei razzi oppure andare con un aereo sopra il livello delle nuvole e poi sparare questo non so cosa chimico, in modo che poi quelle nuvole scarichino l'acqua. Sostanzialmente fanno piovere apposta per pulire l'aria. E questo perché il 3 settembre festeggiano i 70 anni della vittoria della guerra. E tra l'altro, altra notizia scioccante che ce lo dice Jacopo: il 3 settembre l'aeroporto è chiuso. Cioè, sono venuto fin qua in treno e mi chiudono l'aeroporto quando parto. Al massimo rimani per quando c'è l'inquinamento, dato che te lo perdi. Puoi fare come Tom Hanks, rimani chiuso nell'aeroporto di Pechino, ti innamori di una bellissima cinese che fa la hostess lì, rimane chiuso anche lei. Questa triste faccenda della parata militare ci riserva però ancora una bruttissima sorpresa. A causa dei preparativi, le icone di Pechino, ovvero Piazza Tiananmen e la città proibita, sono chiuse. Noi facciamo le cose come si faceva una volta. La città proibita non si poteva entrare, proibita di nome e di fatto. Siamo i migliori. Precisi. L'unico modo che ho per farvele vedere è rubare le riprese del mio amico Gabriele Saluci, che è passato di qua qualche settimana prima di me. Ma noi non disperiamo. Contro la pioggia battente, il mio amico John tira fuori dal cilindro un superpotere. Johnny è un sensitivo della pioggia. Cioè lui a un certo punto sente un brividino, poi sente male al ginocchio sinistro e mi dice: Stefano, sta per piovere. Allora io mi nascondo la fotocamera, tutto quanto. 5 minuti piove. Poteri. È quasi magia, Johnny. È quasi magia, Johnny. Una volta al riparo dagli acquazzoni, a Pechino ci sono un sacco di cose da vedere, soprattutto il Tempio del Cielo. Molti pensano, sbagliando, che questo sia il Tempio del Cielo. In realtà il Tempio del Cielo è tutto il complesso. Questo è il tempio dove si pregava per avere un buon raccolto. Il Tempio del Cielo comprende infatti altri 2 posti degni di nota. Il primo posto che si incontra nel Tempio del Cielo è l'altare circolare, che è costruito secondo la logica del numero 9, che è il numero sacro, in quanto 10 è il numero perfetto, la perfezione di Dio. 9 è il massimo che può raggiungere l'uomo. Dalla pietra circolare ci sono 9 cerchi concentrici di pietre. Il primo fatto di 9 pietre, il secondo di 18, 27, 36, eccetera. La tabellina del 9 la si impara a Pechino. E poi un muro del tutto speciale. Perché il muro che sta intorno alla volta si chiama il muro dell'eco, perché trasmette benissimo le onde sonore. Quindi noi adesso facciamo un esperimento. Tu vai dietro quella cosa e io vado dietro quella. Purtroppo non riesco a darvi le prove di questo, ma vi assicuro che il giochino funziona. Sentivo benissimo. Devi urlare un pochettino perché poi c'è casino. Ma secondo me non ci fosse nessuno, lo sentiresti benissimo. Soprattutto siamo molto lontani. Alla fine di tutto c'è il bellissimo padiglione che tutto il mondo conosce, ma in tutto questo non abbiamo bene capito quale religione si praticasse qua dentro, perché in Cina la questione è un pochino complicata. Allora, in Cina la religione è un po' un casino. La maggior parte segue una religione tradizionale che si basa sul culto degli antenati e degli spiriti. Si ritiene che l'uomo abbia 2 spiriti, lo Shan e lo Gui. Lo Shan va in cielo e il Gui va sottoterra dopo la morte.
Però tu devi pregare gli antenati affinché questi spiriti vadano dove devono andare. Altrimenti loro rimangono qui vicino alla casa e fanno un po' da fantasmi, i nostri fantasmi vengono. Poi ci sono i buddisti, ci sono i taoisti, minoranze cristiane, musulmane. Il buddismo ci è sicuramente più familiare e a Pechino questa religione trova il suo centro principale nel Tempio Lama, una meravigliosa struttura che raccoglie diversi padiglioni dove si trovano statue bellissime dei re del cielo, dello stesso monaco che avevamo visto a Ardan Zoo in Mongolia e infine un'enorme statua di Buddha fatta da un unico pezzo di sandalo, che tra l'altro si dice sia la più grande statua al mondo a essere fatta da un blocco unico di materiale. A differenza dei templi mongoli, qui i fedeli non fanno girare mulini di preghiera, ma pregano direttamente inchinandosi e accendendo incensi. Vi lascio immaginare il profumo paradisiaco. A pochi metri dal Tempio Lama si cambia del tutto universo e si entra nel confucianesimo, che a dire il vero non è esattamente una religione. Il confucianesimo non è una vera e propria religione, è più una filosofia, perché comunque Confucio non ha mai parlato di argomenti tipo vita dopo la morte, salvezza dello spirito e cose di questo tipo. Ciononostante, al suo pensiero è stato dedicato un tempio. Il confucianesimo fu la scuola di pensiero di molte dinastie imperiali in Cina, ma in tempi recenti tutte le religioni di questo enorme paese hanno subito il tragico destino imposto dal regime comunista. Ma il vero problema sono i comunisti. Che sono arrivati e hanno detto, noi la religione ci fa schifo, se voi dovete essere tutti quanti atei, soprattutto se volete iscrivervi al partito. E hanno fatto parecchi danni. Hanno ucciso un sacco di monaci e adesso si dice che buona parte dei monaci siano quasi di figura e siano soltanto come dei custodi dei templi. Oltre ai templi sopravvissuti alla dittatura, Pechino è una città che offre tantissimo, a cominciare dalla vita di strada, dove capita di vedere gente che si esercita a scrivere con l'acqua o ancora gruppi di tenere signore che fanno tai chi nei parchi all'ora del tramonto, oltre naturalmente alla strana concezione dei cinesi in tema di buone maniere. C'è da dire, senza alcun senso razzista in questo, che agli occhi di un europeo i cinesi sono abbastanza disgustosi, ecco. Quando mangiano? Quando finiscono di mangiare? Comunque urruti epocali. Per strada? Spicca da tutte le parti, urina e sputi in ogni zona. Praticamente i bambini non hanno il pannolone, girano con dei pantaloni aperti dietro. Io ieri ho visto con i miei occhi una mamma che faceva pisciare proprio figlio su un'aiuola in piazza Tiananmen davanti a un poliziotto. Un'altra stranezza è ad esempio la metropolitana, che ha le pubblicità messe su lunghissimi schermi dove le immagini vanno alla stessa velocità del treno per essere viste dai passeggeri. Da qui si riemerge in strada, negli utong che profumano di vita e che a volte ricordano i labirinti di Venezia, prima tappa ormai lontana del nostro incredibile viaggio, e dove in fondo è bellissimo perdersi, specialmente di notte. Allora ragazzi, diciamo le cose come stanno. Sono le 11:30, io mi sono perso nei vicoli di Pechino. Adesso ho chiesto indicazioni a cinesi di ogni genere e mi hanno detto di prendere questa strada. Io non so se sia giusta, calcolate che so dire soltanto grazie e ciao in cinese e comunque perdersi in questa città è la cosa più bella del mondo. Odori, profumi, rumori, persone che si lavano per la strada, sputano, si sporcano, perché dopo tutto nella vita, se non ci si perde mai, non c'è grande soddisfazione a continuare il viaggio, no? È poi sorprendente a Pechino scoprire delle vere e proprie oasi di pace in un'enorme metropoli come il parco Beihai, dove la Cina è proprio come ce la immaginiamo noi, con i dragoni scolpiti nei muri e persino sulle barche che attraversano il lago su cui si affaccia un'enorme stupa bianca. Il tutto mentre le nuvole spariscono, regalandoci un bel tramonto che ci prepara al gran finale di un viaggio memorabile. Ora, a Pechino ci sarebbero un sacco di altre cose da vedere, ma c'è un muretto che merita. È il momento della ciliegina sulla torta. Si vede dallo spazio, però dalla Cina si vede meglio. È l'ora della grande muraglia cinese. La muraglia è lunga migliaia di chilometri e ovviamente non c'è un solo posto dove poterla vedere. Da Pechino avete queste possibilità. Quella più vicina a Pechino è Badaling, ma è un covo di turisti ammassati, come andare a un concerto degli AC/DC senza gli AC/DC. Poi c'è Mutianyu, che è una buona via di mezzo, e poi Jinshanling. Sembra sia la più bella, probabilmente la più bella è Jiangkou, che è quella più selvaggia, ma lì bisogna arrampicarsi tra gli alberi, è un po' complicato. Siccome l'aereo è domani, abbiamo optato per Jinshanling.
A Jinshanling ci aspettano 6 km di camminata al di sopra di un'opera mastodontica inserita in uno scenario di rara bellezza. La muraglia cinese è annoverata tra le 7 meraviglie del mondo moderno, insieme a Petra, il Cristo di Rio de Janeiro e altri 4 che non so dirvi. È assolutamente meritato perché toglie il fiato. Allora, lungo la muraglia ci sono 2 lati. Questo lato che ha le feritoie era il lato che dava verso i mongoli, mentre questo lato qui che è piatto era il lato che dava verso la Cina. In questo modo da questo lato potevano attaccare i nemici. La domanda che io mi faccio è, John, cioè quanto dovevano essere nervosi sti mongoli per convincere un popolo a costruire una roba del genere? Quello che stupisce davvero non è tanto la lunghezza della muraglia, quanto il fatto che è costruita in cima delle montagne, e questa cosa in alcuni punti fa sì che si debbano salire delle scale praticamente verticali. Con ogni passo sali di 1 metro di dislivello. Donne a casa, se fate questo tratto di muraglia non mettetevi la gonna, perché dietro ci sono le brutte persone come noi che hanno le telecamerine. Quando ti trovi in queste situazioni, tu pensa a Victor. Victor cosa direbbe? Avrebbe saltellato su questo muro. Lui l'avrebbe fatta sulle mani. Il ricordo dell'uomo d'acciaio di Krasnoyarsk ci ricorda anche la lezione di quella città, e cioè che c'è del bello in ogni cosa. Infatti questa storia della parata militare e della pioggia in apparenza ci sembrava una grande sfortuna, ma la realtà è che ci ha permesso non solo di evitare l'inquinamento, ma anche di vedere la muraglia con un cielo blu meraviglioso e senza l'ombra di un turista per via della festa nazionale. E chi se ne frega se non possiamo entrare nella città proibita, noi la nostra rivincita ce la prendiamo così. Allora, in Cina esiste il Feng Shui, che è l'arte di gestire le cose nella casa di modo che l'energia fluisca meglio, ma questo non solo nell'arredamento, anche nel modo in cui viene costruita la casa e nel posto in cui viene costruita la casa. E secondo il Feng Shui, dietro la città proibita ci stava, come il calcio sui maccheroni, una collina. E che hanno fatto i cinesi? L'hanno costruita apposta questa collina. Ed è proprio con l'immagine della città proibita nella luce d'oro del tramonto vista dalla collina di carbone di Jinshan Park che si conclude il viaggio fin qui più incredibile della mia vita. In piena notte ci rechiamo in aeroporto e notiamo subito quanto gli aeroporti siano luoghi senz'anima se paragonati a tutte le stazioni ferroviarie che abbiamo dovuto attraversare per essere qui. Qui ci aspetta un aereo, una di quelle cose che in poche ore, volando, ci farà fare la strada fatta in un mese di viaggio. Com'era già la canzone degli aerei? Quella famosa. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Volare, volare. Che cosa strana volare. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Ora, qui in teoria ci doveva essere un bellissimo e divertentissimo balletto di me e John che ballavamo lungo tutto il percorso da Torino a Pechino sulle note di Volare dei Gypsy King. Volare. Oh, quella roba lì, no? Solo che YouTube ha pensato che questa cosa infrangesse delle gravissime normative di copyright, mi ha cancellato il video dopo che aveva migliaia e migliaia di visualizzazioni, e voglio dire, dimmelo subito, no? Se non ti va bene. E così sono costretto a ricaricarlo tagliando questa parte che zipperemo velocemente e andiamo direttamente al finale. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. E te la apprezzi? Torino-Pechino è stato un viaggio anomalo, più che altro una sorta di degustazione di mondo, tanti piccoli assaggi di culture diverse senza mai approfondirne veramente una. Eppure un viaggio di questo tipo, apparentemente superficiale, trasmette il senso più intimo di quanto sia bello viaggiare. Col passare dei chilometri ho visto il mondo stravolgersi a poco dal finestrino di un treno e ci ho visto un unico enorme denominatore comune, ovvero la vita, quella con la V maiuscola dove tutto è unito e tutto scorre sotto il grande cielo blu, come dicono in Mongolia. Davanti a me sono passate abitudini di ogni tipo, case diverse, lineamenti diversi, lingue e alfabeti inconciliabili, ma a monte di questo ho visto che le differenze riguardano solo le apparenze e non i significati. Alcuni di noi mangiano con le mani, altri con le bacchette o le forchette, ma tutti quanti mangiamo. Abbiamo religioni diverse, ma tutti preghiamo. Abbiamo storie diverse, ma tutti abbiamo sofferto e abbiamo tutti un buon motivo per essere orgogliosi e almeno 10 per vergognarci davanti agli altri. E quando capisci questo, allora capisci che viaggiare
è un'enorme scuola di vita. Viaggiare insegna che la nostra visione del mondo è solo una goccia in un mare sterminato e che le onde di questo mare riflettono in maniera diversa un'unica luce comune, quella dell'esistenza. Viaggiare insegna che ognuno di noi è una tessera di un mosaico e che se capiamo che siamo fatti per stare insieme, allora formiamo un disegno bellissimo. Viaggiare ti insegna che i tuoi pregiudizi vanno scritti con l'acqua, come per strada a Pechino, e che il viaggio è il sole che farà asciugare quelle scritte, mostrando la vera meta di ogni viaggiatore, che non è altro che la propria vita quotidiana, dove ritornare cresciuti, migliorati e pronti a servire gli altri per creare un mondo migliore. Insomma, io non so più in che lingua dirvelo. Путешествие может изменить твою жизнь. Тестование может изменить ваш живот. Подорожі можуть змінити твої життя. Путешествие может изменить вашу жизнь. Аялал таны амьдралыг өөрчилнө. 旅游可以改变你的人生。 Viaggiare può cambiarti la vita. Specialmente un viaggio così. Il treno comunque è il treno, c'è il paesaggio. Lungo, calma. Tu dormi, stai sdraiato. Poi i rumori, sai. Sì, come il battito del cuore. Esatto, cioè, romantico. C'è poesia. C'è poesia. Però si fa prima in aereo. In aereo si fa prima. Ciao miseria.